Dopo lui aveva un carisma, un fare che al paddock che era difficile, ti poteva battere in pista perché era molto forte in pista, ma delle volte non aveva bisogno di battere in pista, ti poteva battere fuori pista, no? E lì io con il mio carattere quello l'ho sofferto un po' perché non riuscivo a essere un'altra persona diversa e fare in modo di migliorare quel punto lì mio, no? Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati a Make Bubble, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi influenti in questo mondo. Oggi torniamo... Allora no, aspetta, premessa, di solito si dice sempre innanzitutto seguiteci, iscrivetevi e campanella, tutte le cosine che si fanno per i podcast per supportare il nostro canale. E siamo i Vorrei Studios e non come sempre, ma come quest'anno ogni tanto succede, alla mia destra il mio co-host Samuele Andruzzoli a.k.a. Semandru. Ciao Semandru. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao Semandru. E oggi torniamo sul canale, torniamo in onda con un'altra leggenda del motociclismo, un'altra pietra miliare di questa stagione. Continuiamo a fare le leggende della MotoGP. Uno dei Fantastici 5, è un grande onore, un grande piacere avere da Sabadell, giusto? Con il numero 26 direttamente da Sabadell, Daniel Pedrosa. Ciao Dani. Ciao Dani, piacere. ciao Dani, è un grande piacere averti qua dopo Org, dopo Vale, insomma stiamo cercando di fare tutti i Fantastici 5 ed eccoti qua, per noi insomma è un onore un perché piacere, appunto tutto. sei nei primi 5 dei preferiti di tutti gli appassionati. E di solito noi a questo podcast, appena arriva qualcuno, chiunque esso sia, gli chiediamo una domanda banale ma non così tanto, che è: come stai e come va la tua vita in questo momento? Sto benissimo, grazie. E in questo momento la vita va su di ruote, si dice così in italiano? Sì. Va molto bene, sono in un periodo dove sto godendo molto, c'ho un bilancio ideale, diciamo. E niente, ancora imparando tante cose nuove, contento. Cosa fai adesso esattamente? Cioè, lo sappiamo, però diciamo qual è più o meno la giornata tipo, comunque gli impegni di Dani Pedrosa adesso, a oggi? Ad oggi c'ho specialmente il lavoro con KTM per fare lo sviluppo della MotoGP, dunque ogni mese giro un po' a qualche pista. Poi dall'altro faccio anche la metà più o meno delle gare di MotoGP, commento a DAZN in Spagna, per Spagna, sì. E poi niente, un po' di vita familiare, un po' così. Da Dio, mi sembra un piano perfetto, ma quante volte si va in pista facendo il tester? Quanto impegno hai durante l'anno, diciamo? Cioè noi più o meno facciamo fra 30 giorni, 35 giorni di test. Ah, non poco. Sì, Comunque, diciamo 2-3 giorni al mese, okay. Delle volte 2 volte, cioè sì, 2 volte al 2 volte al mese. Dopo c'è forse qualche mese che non c'è, non giriamo, ma più o meno fa quello, 30-35 giorni. Ho capito, ma subito una curiosità, visto che ne abbiamo già parlato del discorso KTM, perché tu hai corso sempre solo con Honda. Allora la mia domanda è sorta spontanea e mi sono detto: ma dopo tutto questo impegno con la Honda, quando hai finito, quando hai smesso, insomma, quando ti sei ritirato, lì c'è stata un'offerta Honda o comunque qualcosa per fare con la Honda? O comunque perché poi dalla Honda sei passato in KTM? Così semplicemente per motivi professionali o c'è stato altro? No, guarda, sì, come hai detto, io ho fatto tutta la mia carriera con Honda, ovviamente. Quando sono deciso di fermarmi, di fare gare, il mio desiderio era di rimanere con una Honda e fare un po' di giri come sto facendo adesso, anche perché in quel punto non volevo fare un taglio così forte di smettere di andare in moto, no? Perché ero sicuro più o meno che a un punto, quando passa un anno, che ti rilassi, che lasci un po' indietro tutti i problemi, dici ho voglia di rifare qualcosa, no? E poi non puoi.
A chi lo dici? No. Io sì, sì, Allora un po' lì mi ho divido. detto faccio un po', giro un po' affinché mi sono stanco di Certo. girare, no? Ma a quel punto lì c'era Bradal Sì. di collaudatore di Honda, e la Honda lì non abbiamo parlato di quella cosa, di fare test, e poi dall'altra parte c'era Mike Leiner, Sì, era il mio capo tecnico che è stato con me da sì. 250 e dopo MotoGP tanti anni. Cioè lui era in KTM. Lui era in KTM Ok. e lui mi ha chiesto la possibilità di andare da loro, di fare questo. Io ero sempre stato molto, cioè ci capivamo molto bene. Allora questa idea mi chiamava, no? Però ovviamente prima ho chiesto alla Honda se aveva un interesse di tenere con me, prima di partire. Certo. Per questo discorso dei 20 anni, cioè quasi 20 anni di essere con loro. Ma lì ho visto che l'ambiente e l'interesse non era molto Alto. alto per fare quella cosa lì. E poi l'interesse invece dall'altra parte era molto alto. Ok. Ma invece stare in onda, cosa ha significato per te? Cioè 20 anni in onda, adesso che sei fuori, che hai cambiato vita, è finito. Che cosa ti ha lasciato? Cioè, come la vivi? Come l'hai vissuta anche? Cioè, è stato il sogno della mia vita correre per Honda. Quando io ero piccolo e guardavo il 500, il mio team, cioè io guardavo Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Doohan. Quando io guardavo quello, il mio team riferenza era sempre la Honda, non Repsol la Honda, Yamaha sì. o non la Suzuki. Allora io lì volevo sempre puntare alla Honda. Poi per quello che quando abbiamo iniziato il 125 non ho mai fatto l'Aprilia, che era molto Sì. più potente, si poteva fare meglio al 125 invece che soffrire Con la Honda. molto con la Honda in quella categoria, no? Però io credevo in un futuro più avanti per continuare a essere dentro del team Honda. Quindi hai esaudito subito il tuo sogno. Sì, Cioè, sì, sì, ringrazio molto alla Honda per tutto questo perché da loro io ho imparato tantissimo anche. Ma è curioso come... Perché ho visto, per preparare un po' la puntata, diciamo, per guardare saperne qualcosa in più, c'è un documentario tuo bello sul fatto della Red Bull, anche, e dove tu mi è sembrato molto intimo, hai raccontato cose tue abbastanza profonde, belle, interessanti, e dove tu appunto mi collego all'inizio con Honda perché racconti che da piccolo super innamorato subito delle minimoto, delle moto in generale, e poi è arrivato un punto però che hai dovuto accettare di non avere più la possibilità per andare avanti. Mm. Però eri piccolo, quanti anni avevi lì? 12. Già, come Sì. cioè, insomma, per tutto l'amore e la passione che avevi in quel momento, come sempre, per quello sport, come hai fatto a 12 anni ad accettarlo? Cosa è passato per la tua testa? Perché in quel video lì hai detto, sinceramente non lo so, ma l'ho accettato. Sì, cioè quando io ero piccolo che sono cominciato con le minimoto, cioè, la mia prima tuta che ho avuto era la tuta Repsol, l'ha fatta Ok. Espresso Repsol, no? Perché mi piaceva infatti quel team lì. Però dopo ho fatto le minimoto, abbiamo vinto il campionato spagnolo della categoria più pro, diciamo. E poi lì il mio babbo era impegnato con il lavoro di cercare i soldi, di lavorare sabato e domeniche per recuperare quello perso, Cosa cioè, faceva? Tipo lavorava? Cosa faceva più lavori durante la settimana? sì, e anche durante il weekend, quando c'era un weekend di gara, lì dopo, il weekend dopo, a lavorare al massimo perché una marmita costava un sacco, perché le gomme, l'hotel, tutto, no? Il viaggio. E lì eravamo al limite, e poi il salto dopo di vincere questo campionato minimoto era già da andare una coppa così di promozione un po' più con le moto, non so, Aprilia 50, Sì. o una cosa così. Ma non ci avevamo i soldi per farlo. Dunque lì il mio papà mi ha detto, Dani, io ho fatto il massimo, ma di più non posso fare. E allora siamo andati, a me piaceva molto la bici, Mm. la usavo già un po' per allenamento, ma niente di serio.
E allora cioè, era inverno, abbiamo detto ok, andiamo al negozio di bici, ne compriamo una mountain bike e l'anno prossimo fai qualche gara di mountain bike. E siamo andati lì, eravamo al negozio e arriva un amico del mio babbo e gli spieghiamo la situazione un po' così, che cosa facevamo lì, no, al negozio. E dici, ma ho visto in televisione c'è questa pubblicità di una coppa come adesso è la Rookies Cup, in quel momento la faceva la Movistar. Lì volevo arrivare. E noi non sapevamo niente. Allora ho detto ok, intanto prendiamo la licenza per fare la bici, no? E poi siamo andati a casa, abbiamo cercato questa pubblicità, abbiamo trovato, c'era Alberto Puig in televisione che diceva facciamo questo per i giovani così non pagano nulla, faremo questa... scegliamo su Spagna, scegliamo i migliori piloti, cerchiamo i migliori piloti. Poi ho preso il foglio che devi riempire, no? Si dice così? Sì. E poi l'ho portato lì dove si inviava, ma il foglio diceva da 14 anni a 19 o 18, non mi ricordo bene. Tanto io avevo 13, ma l'abbiamo fatto lo stesso. Ok. L'abbiamo inviato e siamo ben ricevuti per fare i test, diciamo. Eravamo da 6.000 persone che hanno inviato questo documento. Un sacco di gente. Hanno scelto 600 per fare i test. Sì. E durante più o meno 5-6 giorni si è fatto i test a questi 600 piloti. Ma dove, tipo tutti sullo stesso circuito? Al Jarama questo si è fatto, a Madrid c'è questa pista. Test per 600 piloti? Sì, si faceva con la Honda 125, così una moto stradale, diciamo. Ma io ho imparato le marce 2 giorni prima di andare. Poi non riuscivo ad arrivare per terra, mi dovevano prendere per tenermi per andare in pista. Era la mia prima volta che andavo su una pista vera. Quindi tutto quello che avevo fatto prima era karting. Sì. Solo tutte cose molto più piccole, quindi marce, pista grande e un sacco di cambiamenti. Gente, c'è organizzazione, tutto grande. Ma com'era infatti come trofeo, come coppa? Perché non c'è, bisogna dire anche che c'era Stoner, Elias. Stoner è arrivato un anno dopo. L'anno dopo. Però tu eri ancora lì, avevi fatto 2 anni? Io ho fatto il primo anno come la Movistar e ho finito 8º quell'anno. Era la mia prima esperienza a Moto Gran Premio, era il 125 2 tempi, e cambio marcia al contrario e tutto quanto, no? Tutto pista, diciamo. Sì, tutto pista, ecco. E normalmente quello che hanno deciso in quel momento era che i 3 primi passavano a fare un team. Alberto e Movistar faceva un team per il campionato spagnolo e poi la Coppa rimaneva ancora un anno dopo. Allora, ma lì io ho fatto una progressione durante l'anno, no? E anche se avevo finito 8º mi hanno offerto di andare sul campionato spagnolo, sul team, con quelli 2 che hanno fatto primo e secondo. Che erano quella volta? È stato Giovanni Olive e Raul Jara. Ok. Sì. E a quel punto lì mio babbo mi fa, perché io ero quello più piccolo di tutti, no? Il mio babbo mi fa, Dani no, meglio facciamo ancora la Rookies, hai più esperienza, fare meglio. Sarà meglio, no? E io guardo così mio papà e gli dico andiamo diretto, io andiamo, non aspetto nulla. Certo. Sì. Ma i tuoi genitori, che tuo babbo, che comunque hanno investito molto su di te, in quell'età adolescenziale ti faceva sentire un po' in difetto oppure un peso in più che tuo babbo a un certo punto hai detto no, se non riusciamo adesso non riusciamo più perché ho finito. Tu lì come ti sentivi? Cioè avevi una pressione dentro che... No, quella cosa lì è nata in un altro momento, perché quando ti raccontavo che il mio babbo lavorava dopo di fare le gare minimoto, lavorava sabato e domenica, quando andavamo al posto dove lui lavorava,
era un capannone grande così, e sabato e domenica era fermo, non c'era nessuno, solo lavorava lui. Allora io andavo con lui e io portavo la mia bici, giocavo lì tra tutto il suo lavoro e passavo il giorno con lui. Un giorno c'era la macchina lì di prendere la Coca-Cola, di prendere le snack Mangiare, sì, e così, no? E io avevo un po' fame, gli dico papà voglio uno snack qui, e lui mi fa no, non mangiamo le snack, non si può, però non avevamo i soldi per prendere lo snack, no? Sì. E allora non so come dirlo, ma io mi sono fermato lì, l'ho guardato che lui lavorava, l'ho guardato così e ho detto io devo fare qualcosa di meglio, in senso devo trovare il modo di che questo non succede. E poi da lì quando è venuto questa storia della Movie Star, io ho preso l'opportunità come se non c'era come un'altra se fosse lui. e non la mollavo mai, no? E dunque lì io mi sono messo molto concentrato a fare quella opportunità una realtà un domani, no? Però è nato molto prima, quando ero più piccolo, che ho guardato così a mio papà e ho detto io devo trovare un altro modo. Quindi già avevi 12 anni, cioè tipo eri O meno. giovanissimo, sì. Interessante, a questo punto dell'intervista già io ti faccio una premessa che non lo dico adesso, ma chi mi conosce da quando ero ancora più piccolo e ti guardavo alla tele 2003-2004, quindi io quando iniziavo avevo 6-7 anni, 8, insieme a Vale ovviamente, perché comunque io sono della zona in più, Vale era già un idolo. Tu nel motomondiale eri uno dei miei idoli, perché dopo Vale sicuramente, o con Vale lì, perché comunque mi rivedevo in te sul fatto che eri piccolino, ma alla fine è un piccolo che però è arrivato a conquistare il mondo. Vabbè, questa è una premessa che ti volevo dire, perché se no me la dimenticavo. Insomma. Ma sempre sulla statura, visto che adesso iniziamo poi a parlare di tutta la carriera, cioè il fatto di essere più basso degli altri ti ha fatto, o anche il fatto che ti dovevano tenere su quando dicevi prima sulla moto, ti ha fatto sentire in difetto lì in pista, a dover spingere più degli altri, cioè a fare un lavoro maggiore? Come la vivevi? All'inizio no, quando eravamo al 125, 250 Molto no. leggera. Però quando sono salito sulla MotoGP sì, ma anche perché io mai immaginavo di salire su una MotoGP. Cioè, una volta, ti ricordi, erano i professionisti per categoria, no? Allora il sogno di essere un pilota è venuto un po' alla volta. Arrivo alla Movistar, posso andare un po' più avanti, ok. Dopo, ok, posso diventare un pilota per un bel po' di tempo o no? Sì. Dopo posso diventare campione del mondo 125? Ok, è successo. Passare 250 era già un Qualcosa che non ti aspettavi. un salto che non era dentro del mio concetto, no, prima. Ma sai, la gente attorno, ok, abbiamo vinto questo, dobbiamo andare in 250, ci proviamo, ma io sempre un po' in dubbio in quella cosa, no? Dopo il 250 è andato benissimo, pum, la Honda mi ha offerto di passare e poi lì non è che lo puoi pensare due volte. Cioè, MotoGP. Ma è stato chiaro. lì che dopo, quando sono provato per prima volta la MotoGP, eravamo a un test, avevo appena finito il primo mondiale 250 e la Honda mi ha offerto subito andare in MotoGP, e dopo lì a Valencia mi ha detto prova la moto. E io provo la moto, era Inguidabile. no, ma io non avevo forza, la moto era inguidabile per me, cioè era Traumatizzato. prima, proprio. seconda, terza, quarta, quinta, e io mi sono trovato lì sopra un cavallo che dico io non ce la faccio, no? Allora lì alla Honda gli ho detto no, io faccio ancora un altro anno 250. Però in realtà poi dopo, cioè, alla fine poi hai accettato, o l'anno dopo è successo? 4 gare dopo di iniziare il 2005 la Honda arriva ancora e mi dice dobbiamo fare adesso. Sì. Ma la cosa incredibile, che è incredibile, è che tra le cose che ti caratterizzano, che ti contraddistinguono, perché non è solo quella, è appunto riuscire a guidare la MotoGP con la tua statura. Comunque non si può negare che
sia da una parte sicuramente penalizzante, dall'altra magari hai trovato dei vantaggi, ma sei stato bravo tu a trovarci dei vantaggi. Però la mia domanda è: queste appunto caratteristiche fisiche sono state queste che ti hanno portato a essere il pilota di gran livello anche tecnico, no? Perché per essere un tester così bravo, cioè tutti i piloti che Marquez, Valentino, Pecco, qualsiasi pilota di MotoGP ha sempre parlato di te come tecnicamente il pilota più di alto livello. Ecco, pensi che questa tua carenza fisica ti abbia permesso di diventare il gran pilota tecnico e preciso che sei stato? Direi di sì. Non sono al 100% sicuro quanto viene da una parte o da un'altra, ma direi di sì, perché quando hai difficoltà di fare una cosa, ma hai l'obbligazione di farlo lo stesso perché si deve fare, e devi trovare il modo in come arrivare a quel punto lì, no? Allora cerchi un po' di guidare in un altro modo, cerchi di fare il setup della moto di un altro modo, perché ti aiuta meglio a non soffrire una cosa o l'altra, e piano piano si costruisce così, no? Ma la Honda, quando ho iniziato con 2 tempi, con la Honda lì, il 125, l'Aprilia era fortissima, e già lì ho imparato molto a fare lo sviluppo, perché la moto che avevamo non era una moto molto forte, e hanno cominciato a aiutarmi un po' a portare delle cose, ma dovevo scegliere che cosa era quella buona, che cosa no. Ecco, io mi collego un po' al discorso tester, ma qui tanto insomma il tema è quello. Quando secondo te una cosa è provata bene e allora sei sicuro delle sensazioni che hai, oppure quando sei meno sicuro? Cioè, nel senso, perché fare il tester comunque non è che devi solo girare così intorno, comunque, cioè avere le sensazioni giuste e saperle raccontare che ti deve mettere a posto la moto è una grande qualità. E quando è che secondo te tu sei sicuro di una sensazione, o cioè, come fai a trovare le sensazioni precise da comunicare? Sono quasi sempre sicuro al 100%, cioè salgo sulla moto e tanto dritto al pit lane delle volte dico ok, questo non va. Sì, già si sente, vero? Poi devo fare 4 giri per mostrare sulla telemetria che qualcuno lo vede, ma io subito già lo vedo. Già all'uscita della pizzeria. Non ho bisogno di fare tutto quello che loro hanno bisogno. Per gli ingegneri poi va Chiaro, fatto. perché loro non sono sulla moto, hanno bisogno di capirlo in un modo o un altro, no? Però questo non so perché è così, ma ovviamente dopo il problema è di dimostrare con le parole, o di far capire con le parole quella cosa lì, perché delle volte non è facile trovare il modo che l'ingegnere ti capisce quello che vuoi dire. Quello che senti, sì. Io penso che quella sia una cosa importantissima, cioè anche penso vale per mettere, no? Per anche lui come spiegava la moto, di qua di là. Penso che sia fondamentale per tirar fuori il meglio, insomma. Sì, ecco. ma anche perché anche delle volte succede cose stranissime. Per dire, ti cambio il traction control, ok? Fanno una modifica al traction control, parto e la moto più o meno il traction control cambia un po', ma cambia l'engine brake. Anche. È successo qualcosa o hanno fatto qualcosa che cambia l'engine brake. Allora io dico, tanto quando guido traction control sì, ma quello che è cambiato tanto è l'engine brake. Come spiego questa cosa adesso? Rientro in box, dico la cosa e poi tutti mi guardano. Questo è andato di testa. Un mese dopo arriva che qualcuno all'analisi trova che sì, c'era un bug, si vede che l'engine brake non lavorava bene, così. Soddisfazione però dopo quando sì, ma però lì per lì sì, è chiaro, non è facile. chiaro. Bello, bellissimo. Ma invece altra curiosità, com'è stato il salto 125-250? Perché innanzitutto parliamo di due moto secondo me favolose, però è poi proprio il 250 secondo me è l'emblema, mi sembra proprio la mia moto preferita che mi piacerebbe provare, cioè mi sembra una moto della Madonna. E com'è stato il salto 125-250? Facile tra virgolette o comunque impegnativo? Direi facile, ma cosa cambiava di grosso? Io penso che lì ho avuto una fortuna tra delle cose, perché
vinco il 125 e mi faccio male subito. Sì, a Phillip Island, sì, no? allora sono fermo per 5 mesi a casa, fermo, non potevo fare niente. Poi già a febbraio o inizio marzo posso salire sulla moto per la prima volta e io non sapevo cosa aspettarmi. Ma quel modello di moto era un modello che non aveva tanta potenza, ma era guidabile, era molto facile. La gomma era più larga che la 125, già lì molta più fiducia. Ok, c'hai più potenza, ma la difficoltà più grande è stata un po' il fisico di avere forza a muovere quella moto lì in comparazione con la 125 che si muove come una bici. Ma quella moto lì, non lo so, era fatta bene. Non abbiamo mai cambiato il pivot, neanche la posizione dello sterzo. Cioè, Perfetto, solo bilanciata, clic clic. una vera onda proprio. Sì, solo clic clic sospensioni, perché mi ricordo che all'inizio pesavo così poco che non avevamo le molle Abbastanza morbide. abbastanza morbide per neanche quelle di bagnato, erano quelle che io usavo normali, asciutto. sì, sull'asciutto. Ma una volta che abbiamo trovato un po' il setting, la moto era molto buona. Cioè, Andavi bene sempre. Sì, sì, sì. Ma adesso perché abbiamo parlato di già un sacco di cose, però siamo arrivati alle 250 e la 125. In 125, quando hai vinto il mondiale, che è stato un po' la chiusura di tutto quel cerchio che dicevi prima, no? Di dover fare qualcosa per la tua famiglia, e vincerlo, che poi anche è stato un momento, no? Dove ti eri infortunato. Cosa ti ha lasciato, cosa ti ha dato, cosa ti ricordi di tutta quella bolla che poi arrivi a vincere un mondiale? Molta soddisfazione perché tanti momenti da piccolo, no? Quando segui sulla tele i tuoi idoli, poi quando inizi a correre, che cominci a provare di essere veloce, poi la difficoltà, no? Quando cominciavi 125 avevi la moto, però avevi la moto kit. Non avevi neanche le gomme buone, neanche il motore buono, allora dovevi fare step by step, Migliorarlo. cioè no, te andare forte quando facevi vedere un risultato un po' buono, ti davano una gomma un po' meglio, poi ok. un cilindro un po' meglio e così diventava un po' più facile, no? Mm. Tutto quello arriva, no? È quello che ti ha aiutato, quell'amico al negozio di bici che mi ha detto di fare questa cosa, l'aiuto di Movistar, l'aiuto di Puig, tante cose lì a un momento, cioè, io piangevo come Un bambino. Sì, sì, sì. Bello, anche perché l'altro messaggio è che sempre in quel documentario Red Bull molto bello, che diciamo un po' il tuo, almeno io l'ho interpretato così, il messaggio un po' anche che hai portato sempre con te è stato il fatto di, appunto, con la celebrazione anche del mondiale, di riuscire tu a volte ti sentivi come se sottovalutato, diciamo, no? Forse da piccolo, almeno mi sembra di aver interpretato così, da essere sottovalutato, un po' underdog appunto, e riuscire a dimostrare di vincere il mondiale anche pur essendo sottovalutato, insomma. Questo secondo me è un messaggio forte, perlomeno. Quello mi ha dato l'ho sempre girato in modo che era la mia benzina, perché ok, al 125 niente da dire, no? Guidavo, avevo la Honda, si guidava forte, e bene, abbiamo vinto. Però poi da lì, quando ho vinto, almeno in la prensa, la stampa spagnola, sì, ma adesso quando salta in 250 non ce la farà perché c'ha uno stile di guida troppo fluido, molto poco aggressivo, non è un pilota di 250, si è fatto male, non sarà più lo stesso. Allora io quella situazione non mi ha fatto rilassarmi in nessun momento, no? E subito. E io ho preso quella cosa, l'abbiamo girato, l'abbiamo portato come benzina e subito abbiamo cominciato a fare bene anche in 250. E lo stesso è successo dopo in MotoGP. Si è visto. Infatti, onestamente, qui possiamo dirlo, e penso che tutti un po' lo pensino, tu il mondiale in 125 l'hai vinto, in 250 l'hai vinto e probabilmente è mancato in MotoGP, ma
per quello che sei stato probabilmente ci doveva, cioè da una parte poteva benissimo starsi, doveva benissimo esserci. Diciamo che tutti sanno che la tua carriera è stata un po' condizionata dagli infortuni, cioè come se è un po' un sapere comune, diciamo, che quel mondiale Dani Pedrosa comunque da qualche parte, cioè, ci stava bene, ecco. E tra tutte le occasioni, diciamo, che hai perso per un motivo o per un altro, secondo te qual è l'anno dove sei andato più vicino a vincere il mondiale anche in MotoGP? Io direi 2012, anche 2013, quei 2 anni si poteva fare facilmente se non succedevano 2 cose. Allora, 2012 è successo che è rimasta la moto accelerata in Giappone? No, quello è stato 2010. 2012 Misano qui che mi hanno penalizzato Sì. per niente. Cosa è successo allora lì? Boh, Technical problem? No, eravamo tutti in griglia prima di partire, la moto di Abraham, Sì. una Ducati, si ferma. Allora invece di partire fanno un ritardo sulla partenza, mettono le terme coperte e si fa un nuovo start, no? Poi dopo 5 minuti dicono ok, start, vanno a togliere le termocoperte. La mia termocoperta della ruota davanti era bloccata, non veniva fuori, completamente bloccata. Allora passa il tempo, tutto il mondo è pronto, ma io no. E la ruota continua lì a essere bloccata, completamente. E dunque la mia moto fuori dalla griglia, e quando entra io gli dicevo al meccanico mettela giù che la spingiamo, no? Perché era sul cavaletto. Appena la mette giù, la moto si sblocca e torniamo fuori. Ero in tempo per mettere la moto e fare il giro di scaldamento. Partiamo, facciamo il giro di scaldamento e lì, quando arrivo in griglia, mi mettono l'ultimo. Ok. Perché hanno detto che il fatto di portare la moto al pit lane, dovevi partire dal pit lane. Sì, dovevi partire dal pit lane. Allora mi mettono partire dal pit lane e arrivare ultimo, no? Io ero in pole, ero da vincere, stavo vincendo tutte le gare. A quel punto lì, tanto si prova a rifare la partenza. La moto di Abraham ritorna, che era al suo posto, che è stato lui che ha causato tutto questo casino. E la moto torna a non funzionare. Dobbiamo ancora aspettare che qualcuno lo ritira prima di partenza. Parto ultimo, lì alla Quercia si dice. Sì. Ero già. Madonna. Era già. Sì, già un po' più avanti. Sì, molto avanti, e Barberà mi ha buttato giù. Che nervoso, comunque. E quell'anno lì, dobbiamo dirlo, quell'anno lì Lorenzo faceva primo o secondo. Sempre. Quindi Sempre. Il margine di errore era piccolissimo. O lo batteva Stoner o io. O vinceva lui. Sì. Difficile dopo anche, insomma. Ma siete i Fantastici 5, cioè avete scritto 25 anni di storia della MotoGP, quindi colpa vostra. Però poi altra cosa tratta da quel documentario bellissimo dove tu racconti, lo dico perché per arrivare a quasi vincere un mondiale MotoGP e giocarselo diversi anni, tu sta moto, come abbiamo detto prima, la pennellavi, e tu dici che c'è un momento nella tua carriera, o comunque poche volte all'anno, che capita, quella sensazione di ballare con la moto, quella sinergia, quella armonia con la moto e con la guida, che appunto hai descritto come un ballo, come una cosa tutt'uno, motopilota. Ok, allora se puoi proprio cercare di entrare nei dettagli delle sensazioni, e soprattutto perché si verifica solo poche volte all'anno magari, o solo in pochi momenti, e cos'è appunto che secondo te fa sì che ci sia, che succeda, oppure che è più difficile che succeda? Ci sono tante varianti, ma non sono. Io direi che tanti piloti sono d'accordo con questa cosa, ma non ho mai provato una Yamaha al suo momento giusto. Non lo so se questa cosa succedeva più spesso, o era cosa della Honda, perché la guida della Honda era molto irregolare, no? Cioè, una volta era così, l'altra volta così, poi si impena, poi la moto era molto, molto nervosa. Allora non lo so se per tutti è uguale, ma ci sono delle volte che non lo so, anche se trovi
provi a cercare il setting, non c'è niente da fare e poi lì ci deve vedere il tuo fisico, la tua determinazione per guidare quel weekend come sia possibile. Provare, si Anche risolve. perché molte volte non lo mettiamo in conto, ma quando delle volte sei un po' in difficoltà, la moto non va benissimo, ma risulta che quel weekend lì al tuo rivale la moto gli sta andando in quel modo perfetto. Allora la differenza si fa più grande. più grande. Cioè, non lo so, perché la moto dopo delle volte non cambi tanto la moto, vai in un'altra pista e guardi la curva e la moto va da sola. È questione di qualcosa che non possiamo controllare, non lo so. A volte succede e a volte meno. Mm. È una cosa. E poi che ogni gara succede, è a sé. Cioè, una perfetta, quello dopo è tutto da rifare da capo, perché quello di prima è un'altra storia. Assolutamente. Ma perché hai citato la Yamaha, mi ricordo anche qualche apprezzamento in passato. Quale moto ti sarebbe piaciuto provare nell'era MotoGP in cui La Yamaha, perché in quel periodo dove ho corso MotoGP, diciamo che era Honda o Yamaha. Le giapponesi, vero? Sì. Tanta roba, eravate voi che Mm. facevate da matti. Storia. Ma invece, per fare un'altra chiacchierata così generale, i top 3 avversari della tua carriera e anche descrivere un po' il perché. Allora, io per esempio da Valentino, lui è una persona che ha fatto una cosa straordinaria sullo sport. Quando io per tanti anni, quando sono arrivato a MotoGP, anche alla stampa spagnola mi hanno presentato come quello che doveva... L'erede. Sì. Allora, ma io quando ero con lui in pista, soprattutto i primi anni, non ero uguale che con gli altri piloti. Cioè, arrivavo da lui, dovevo sorpassarlo, fare la bagarre con lui, ma non ero rilassato. Era una sensazione speciale. Allora lui aveva questa aura che non ce l'aveva tanti altri piloti, o almeno per me. Certo. Ok? E dopo lui aveva un carisma, un fare che al paddock che era difficile, ti poteva battere in pista perché era molto forte in pista, ma delle volte non aveva bisogno di battere in pista, ti poteva battere fuori pista, no? E lì io con il mio carattere quello l'ho sofferto un po', perché non riuscivo a essere un'altra persona diversa e fare in modo di migliorare quel punto lì mio, no? Però quello l'ho trovato un punto molto, molto forte di lui, e poi anche come faceva lui il vagar. Anche se non era il più veloce, lui riusciva a trovare il modo di fare il sorpasso, di tenerti dietro se mancavano 4 giri o se mancavano 16. E quello lì io penso era una delle sue punti più forti. Battaglia e carisma mediatico, anche Personalità. comunque Sì. personalità, aura, Sì, come hai detto. sì. Poi in pista ovviamente forte, ma come hai detto, mi ricordo Kima disse che comunque quando sei Vale dietro gli ultimi 3, 4, 5 giri non stai tranquillissimo, sai che da un momento all'altro te la può, insomma. E invece chi vuoi fare prima? Rimangono Lorenzo, Marquez e Stoner. Allora, io per Lorenzo io direi che con lui è stata una storia un po' diversa, perché noi da piccoli, dal campionato spagnolo, così ci abbiamo trovato già, era una rivalità forte. Sempre stati rivali. Il suo manager e il mio manager, anche lo sponsor, c'era Movistar, Fortuna, era tutto un pacchetto di l'opposto, yin e yang. Sai? Sì. Era tutto il pacchetto all'opposto, e poi personalità anche, no? E allora lì abbiamo fatto una guerra personale e io non potevo neanche guardarlo in faccia. Quindi eravate abbastanza no, collisione. No, e poi in prensa anche. Sì. Da fuori ti dico la verità, non pensavo, essendo due spagnoli, magari da qua, No, penso anche lui, ma Sì, preferivo sì. che vinceva. Quando eravamo per esempio a 2,50, se io non potevo vincere quel giorno, preferivo che vinceva Stoner che lui.
Certo, ok. Se io stavo quarto, quinto e vedevo che non potevo fare niente, dico almeno spero che Stoner vinca oggi. Chiaro, Sai. chiaro. Ma penso lui anche, allora è stata una rivalità che poi è andata più in MotoGP. Lui aveva questa qualità di un passo percorrenza bestiale, anche una frenata molto, molto aggressiva. E quando lui si metteva in quel modo era difficile da batterlo. Bello, visto c'è una battaglia storica vostra, quella di Brno, che vinci te. E anche lì. E poi lui tanta aveva roba. anche questa cosa positiva che lui imparava, perché per esempio all'inizio io ero forte in partenza, lui no. Ma dopo con gli anni lui ha cominciato a imparare a fare meglio le partenze, si allenava a fare meglio il primo giro, si allenava meglio a fare il rain condition e così. Sì, mi sa che aveva anche raccontato appunto che anche lui fu costretto, insomma, a dover migliorare perché, insomma, nella categoria c'erano dei cavalli aggressivi come voi, ecco. Con Lorenzo adesso come adesso, il giorno d'oggi, come va comunque il rapporto? Vi vedete, cioè, vi conoscete anche fuori dalla pista, più tranquilli? O Ci comunque... troviamo poco perché abbiamo vite diverse, ma quando ci troviamo sì, il rispetto Quello, ovviamente, perché io penso per lui, anche lui per me, abbiamo fatto questo fuoco che ci ha dato per spingere un po' più in là del limite, no? Delle volte. E allora questo che era un antagonista completo, poi è diventato in un rispetto. Chiaro. Ma invece gli altri due che rimangono, che sono anche stati i tuoi due compagni di squadra, perché un anno avete corso in tre, quando era il tuo compagno di squadra Stoner, e poi anche Marquez. Vorrei mi raccontassi che si dice anche siano simili questi due piloti, però anche qui vorrei un tuo feedback su questi due piloti. Allora, due piloti come stile di guida simile, molto aggressivi, derapate, con la moto sempre un po' scomposta, non c'entra se la messa a punto è buona o no, se la pista è al punto, è buona o no, loro a manetta lo stesso. Questa è un po' la mentalità di loro due. Ma secondo te perché non sentono o perché sentono e riescono ad andare sopra a quel Non lo so, feeling? non sono dentro la loro testa, però direi che, non so, hanno questo modo questa dote. Io per esempio ho bisogno, no, la moto messa a punto bene, la pista anche che non sia troppo pericolosa. E poi lì posso fare un bel tempo e posso girare bene. Ma loro, cioè, possono andare sulle cose che non sono perfette, sì, e quella cosa lì. Ma io ho un grandissimo rispetto per Stoner. Per me lui, cioè, faceva delle cose che quando io per esempio vedevo guidare Vale o Lorenzo, io dicevo wow, che cosa ha fatto lì, come ha fatto questo sorpasso, come ha fatto questa percorrenza, come ha fatto questa cosa, no? Però non erano cose che io dicevo non le posso fare. Forse non è il mio forte, non le posso fare sempre, ma ok, una volta o Provo a due imparare, fare. mi butto, no? Ma con Stoner ho visto delle cose che ho detto io non lo faccio. Tipo un curvone, qualcosa. Cioè, saliva in pista, primo giro, boom. Tempo così, senza scaldare le gomme, senza che la pista era pulita, senza fare setting, senza guardare se il circuito girava a destra o a sinistra, perché abbiamo andato a piste che erano nuove, quel periodo lì Aragon era nuova, una volta quando la prima volta che siamo andati a Laguna Seca, lui non girava la pista e andava dentro e faceva il primo turno. E poi per esempio l'Australia, lì già proprio si esprimeva al massimo. lì già la faceva, no? Con la curva 3 con la Ducati. Però quando l'ho visto fare sulla Honda, che ho visto la telemetria, hai detto. lì ho detto wow. Dite tutti così. Perché sai come quando guardi uno fare trial, no?
Te pensi di mettere le due ruote così, di andare dopo un po' a destra o a sinistra, no? E poi arriva quello del trial e fa a una ruota fa così, salta 2-3 pietre e dici io la strada non la leggo, non la leggio così, no? E lui faceva delle cose un po' strane che non erano dentro il solito, no? In quella curva lì mi è rimasto in testa quella telemetria, ancora ce l'ho qui. E poi quell'inverno lì mi sono andato a allenarmi per capire di fare quella cosa, perché in pista io arrivavo a quella curva e dico, dopo vedere la telemetria dico, io devo fare questo. Iniziavo a farlo e poi no. Cioè, no. Non ripartire, no, chiaro. Sai? E poi all'inverno ho detto ok, questa cosa la devo imparare a fare. Ok. Sì, che dopo diventa più naturale. Certo. E poi più o meno sono riuscito a farlo, ma non nel modo suo. Sì. È venuto anche Gaberrini, Capotec, no? Presidente Christian, che appunto ha raccontato comunque, non sei il primo appunto a raccontare queste storie di Casey, così veramente un'espressione così pura di velocità e talento, insomma. Però rimane il quarto di voi Fantastici 5, insomma, che sarebbe Marquez, che è stato anche il tuo compagno di squadra, e forse quello che conosci meglio tra tutti questi? Sì, direi che il punto forte di Mark, giustamente, è che vede una cosa così del genere, come parlavo di Stoner, e dice ok, lo faccio. E lo fa. Tanto. Lui impara quando ha visto la telemetria mia di fare il pick up, di andare forte fuori dalla curva, allora lui dice ok, io sono forte andando dentro, ma Dani mi recupera tutto in uscita, no? Allora lui è capace di mantenere quello suo e aggiungere quello tuo. Ok. In poco tempo. E allora se dopo fa una bagarre con Valentino, diciamo, no? E Valentino lo batte l'ultimo giro perché è stato più bravo a fare i sorpassi. Lui capisce quella cosa che è successo e poi alla prossima gara sa già come avere anche quella skill, quello diciamo. skill, sì. Allora lui è molto adattativo a imparare le cose che gli mancano e fare lo step, perché non perde quello che lui già c'ha in tasca. Sì. Quello secondo me, quello che io ho vissuto, che lui faceva molto, molto bene. Per chiudere sto discorso vorrei fare una domanda che forse è sciocca, però la faccio uguale. Hai vissuto praticamente la tua carriera in MotoGP nel mezzo di tutti questi personaggi che abbiamo appena descritto, dove erano tutti, cioè li hai beccati tutti nel prime. Valentino sei arrivato, vinceva i mondiali, poi li ha cominciati a vincere Lorenzo, poi Marquez era ingestibile. Col senno di poi, adesso, tipo, o anche lì, cioè ti è mai venuto in mente di dirti che, cioè, anche meno, potevi avere neanche meno di avversari del genere? Oppure... Sì, mamma. Sì, ovviamente, perché dici... faccio la lotta con Valentino una volta, forse c'ha un po' più sfortuna e io sono lì, vinco io, no? Invece c'era Lorenzo, ma quando lui non andava bene a lui, andava bene all'altro e poi così. Ve la giravate comunque. Però come abbiamo detto, cioè, anche con quella situazione si potrei aver fatto. Sì. Ma ragazzi, te vai negli annali di MotoGP dal 2000 a oggi, siete voi in 5 hanno scritto la storia. Voi 5. Dal 2000. Ah, più o meno sì, tanto Travale, te, Lorenzo, Stoner e Marquez, in 5 per 20 anni, vabbè. Ok, quindi l'analisi ce l'hai fatta, ok, questo era importante. Io poi adesso vorrei farti un po' di domande di curiosità mie particolari, tipo Mondiale 2006, incidente con Hayden e Estoril, che era la penultima gara, giusto? Semplicemente tu vai a Valencia,
Com'era il mood? Perché lì era stato un momento critico. Io solo vorrei sapere se tu sei arrivato a Valencia e come ti guardavano quelli della Honda, comunque, cioè, come era, perché c'era paura di perderlo quel mondiale in quel momento. Sì. E tu che eri... Quel mondiale è stato il mio primo campionato MotoGP. Si poteva vincere, lo potevo vincere, perché Valentino ha avuto tanta sfortuna, un po' le gomme, un po' il motore, qualcuno l'ha buttato anche giù una volta e lui aveva un po' di difficoltà. Ma quell'anno lì io ero forte, ma rookies, allora ho anche sbagliato 2, 3, 4 gare. E Niki era più regolare, non era più forte, ma era più regolare, e poi lui faceva molto la competitività con me. Cioè, Ok. lui non voleva che io stavo davanti, lui no, e quello a lui gli dava una motivazione le ha dato una motivazione molto forte. Quando abbiamo arrivato a Portogallo, io ero un po' indietro in punti, ma Esatto, ancora potevi... ancora potevo Sì, farlo. Perché c'era anche Capirossi, Melandri, che anche loro avevano sbagliato un po', cadute, anche un po' si avevano fatto male così. Eravamo in 5 lì al campionato. Quella gara è andata male e Valentino ha preso i punti, era in testa. Poi lì a Valencia abbiamo detto ok, sono 9 punti che mancano, bisogna che te fai una buona gara e io ci proverò di stare lì, provo di proteggerti un po' e vediamo se va bene così. Abbiamo partito per la gara, Valentino non è partito bene e io ero secondo, ho lasciato andare Niki, mi ha passato dopo un giro e poi lì ho bloccato un po' il treno e Niki è andato avanti e aveva un po' di margine e poi lì ho fatto un po' lotta con Melandri e non ho saputo più niente perché Valentino era già era già caduto subito. Quel mondiale è veramente particolare, cioè, te fa conto, adesso lì succede quella cosa, tu hai di Aiden, quindi si riapre il mondiale, ma allo stesso tempo Vale perde in volata con Elias, perde quei 5 punti che poi gli hanno fatto perdere il mondiale, cioè con lo stesso Elias che a Jerez appunto la prima e seconda gara l'aveva buttato giù, cioè si erano toccati. Quell'anno vale quei 5 punti, poi ha fatto un 0, ha rotto Le Mans, ha rotto il Laguna Seca, credo, sì. a Cina la gomma e la prima gara Elias anche lo... Sì, di tutto, guarda. Ma invece tu ti sei ritirato nel 2018 però non... ti sei concesso anche alcune wildcard dopo, le più recenti nel 2023, sbaglio? L'ultima 24. Ah, sì. 24, dove? A Misano? No. A Jerez. A Jerez, vero? Sì, era il video che guardavamo prima. Ok, ti volevo chiedere innanzitutto se ti aspettavi di essere così tanto competitivo, perché già le voci nel paddock, ti è arrivato Pedrosa, li hanno già messi dietro diversi e di qua e di là. Quindi hai fatto subito un gran... cioè ti sei subito dimostrato, assestato con i migliori di oggi. Però ti volevo chiedere, tu da dentro cosa hai visto, come hai visto la MotoGP di oggi e cosa pensi della MotoGP di oggi, sia proprio anche di quest'anno, anche cosa vedi, vabbè che ho quasi un po' facile la lettura, però chi vedi anche bene e come hai visto la categoria in generale? La categoria, cioè, si va molto forte con queste moto, lo devi già solo guardare dal punto che quando uno cade sempre finisce al fondo della via di fuga, sempre finisce al fondo. Poi il record dappertutto, ok, queste moto vanno molto più forte, si fa il tempo così in accelerazione, in frenata. Però io ho soltanto fatto questi wildcard per capire lo sprint, per capire il cambio durante il weekend, perché così noi dopo i test possiamo capire un po' la dinamica e tanto. È molto più, secondo me è molto più stressante, perché prima, diciamo, venerdì vai dentro, fai la tua, cioè non è che non fai la tua, niente, poi sabato anche un po' fai la tua e poi all'ultimo momento sabato uno sprint, fai il quali e poi tutto concentrato per domenica, no? Adesso no,
Adesso è venerdì Adesso è pomeriggio. venerdì è quali, un buon quali già, Sì. sabato lo stesso, poi lo sprint, per me è molto molto aggressivo sul mentale, anche sul fisico. Io direi che i piloti con questo calendario così non potranno allungare la sua carriera tanto. Parlava anche Perché farei piuttosto Sì. prima un burnout. Esplodi. Queste non l'avevo mai pensata. Cioè, di solito adesso gli sport, no? L'età si avanza sempre di più. Sì, Invece tu dici per l'età che biologica sì, però per il format del weekend attuale è molto stressante. Lo diceva anche Pecco poco tempo fa di questa cosa qui, perché ad esempio in Formula 1 le sprint sono solo alcune gare, invece in MotoGP tutti i weekend così sono 22 weekend e questo è tosto. E dalla pista chi ti ha impressionato di più come pilota? È molto impressionante, per esempio, per me è molto impressionante quello che fa Martin a un giro secco, perché seguo un po', delle volte non fa tanto ritmo, non è tanto pronto così, ma poi va e calla 2 secondi al giro secco per la pole. Quello è una cosa che mi impressiona, perché io non sono mai riuscito a farla così. 64 ne fa, 65. Sì, ma non ero specialista di pole, tanto, poi cioè, quella cosa lì è impressionante. E adesso quello che ho visto molto molto complicato, che mi impressiona anche quando guardo le gare, è come ancora riescono a sorpassarsi, perché quando sei veramente lì in gruppo con la moto così larga, così grande, la scia, la velocità e tutta la turbolenza e tutto, fai molto presto andare lungo, a tamponare un altro, a perdere il controllo della moto, a capire che la moto non frena più come quando vai da solo, no? E ancora di vedere una MotoGP dove c'è un po' d'azione, che si sorpassano e così, io tolgo il cappello, perché quando io ho fatto questi 2 o 3 wild card, ho fatto fatica a questa cosa, sì. Sì. Poi Jerez è anche un po', tra virgolette, piccolo. Però sì. Beh, ogni tanto si vede che non passano molto, ma appunto perché diventa veramente complicato, appunto. Ma è che dalla tele manco si vede appunto le turbolenze, il fatto che magari no, e poi quello che si freno. lamentano che la gomma si scalda, quello è una cosa molto vera, cioè spingi un po' e la gomma sembra di guidare un'altra cosa, peggio. sì. Ho capito. Beh, però arrivare, cioè, anche a Misano sei arrivato quarto quando avevi fatto. Cioè, a me fa non lo so, mi fa strano, nel senso, dopo tanti anni tornare a fare quarto con quelli che corrono tutti i weekend è incredibile. Questo non ti fa dire che potevi allungare qualche anno in più la tua carriera? Può darsi sì, ma in quel momento dove ho deciso no, non avevo più quella frescura, no? Ero un po' saturo, sì. Sì, avevo bisogno di staccare. Se continuavo avanti in quel momento, o almeno in tutta quella situazione, non riuscivo a migliorare. Ma come mai, cioè, cosa ti ha portato a questo stress da dire basta? Un po' tutto, cadi ogni anno, ti fai operare 2 volte all'anno più o meno, poi succedono cose che ti tirano giù, perché inizia l'anno, hai fatto una preparazione impressionante, tutto va bene, e poi arriva uno alla seconda gara, pum, ti butta giù, ti rompi il polso, perdi 2 gare. Che palle. Sì. Tutto l'anno perso, no? Allora succedono cose che ti vanno, cioè sono pesanti. Poi la valigia, il giubbotto, no? La valigia tutta piena di pietre, sì. no? Che pesano e non riesci a toglierle, e poi non sei fresco. Ma nel corso della tua carriera anche ci sono stati dei momenti negli anni precedenti in cui hai pensato di smettere perché ti eri fatto male molto? Sì, già 2011
prima volta che mi ricordo che mi è venuto questo pensiero di dire questo non vale la pena di farmi male così. Non la guida Sì, sì. e il mondo della moto e le gare, tutto sì, ma di essere ogni 5 mesi in ospedale a farmi operare, no. E Sì. come hai affrontato questi pensieri? Un po' alla volta, cioè, non devi prendere mai una decisione quando le emozioni ti stanno controllando, Sì. no? Devi aspettare che passa questo momento, devi capire che non sei quella persona veramente che sta su quella situazione, perché se lì prendi una decisione poi ti lamenti quando passa, Esatto. poi ti Sì, sì. lamenti, no? Dici che cosa hai fatto, no? Questo è un insegnamento Però grandissimo. Sì, questo è però importante. tante volte quello che facciamo è io non voglio guardare qui, no? Ma delle volte bisogna, ok, sono qui, prendo questa cosa e vado avanti con quella, no? Ma sai, la pressione, il team, i risultati, la stampa, tutto, Tutto tutto qua, no? sulle spalle. Sì, e poi sei con non sei a posto fisicamente, vai sulla moto, ancora cadi un'altra volta perché non sei a posto, ti rifai male. È complicato, quel periodo lì è molto complicato. E poi mentalmente ti va un po' alla volta, ti brucia un po' quella frescura, quella passione, e diventa una montagna che non finisce mai. Si dice così o Perché no? non è, sì, è Sì. che ti passa No. la voglia di fare lo sforzo per salire, no? Sì. Ma cioè, io sono, cioè, che star qui potremmo parlare delle ore, Ma quindi un po' quello è perché in quei momenti lì, quando sei basso, sempre guardi quelle cose che provi di capire tutte le cose negative, no? Mi è successo questo, sei un po' la vittima, no, della tua esperienza. Però quello che io ho fatto dopo un po' di tempo che l'ho imparato a farlo è di trovare il perché sì ha senso, invece che il perché non ha senso, no? ok, interessantissimo, Una grande motivazione. Bello. certo. Ma collegando a tutto questo discorso che ti prepari per un anno e poi succede qualcosa che ti mette fuori gioco per gare su gare, tutto questo stress qua. Secondo te, per fare una percentuale di valori, eh, la fortuna, il talento e il lavoro, come li divideresti in un grafico Deve essere un equilibrio. perfetto? Sì, sì, deve essere un equilibrio. Ovviamente quando la competitività è molto alta, quando sei in una epoca dove c'è un altro rivale molto forte, tutto deve essere equilibrato, ma anche la passione, anche il Sì, divertimento. mille cose. Deve essere tutto perfetto per Eh. arrivare Sì, se all'obiettivo no, principale. come manca Però qualcosa. ci sono cose che non puoi controllare, non puoi stare a pensare tutto, no? Ma delle volte la situazione, quell'anno lì, diventa una situazione perfetta per te, una un po' più difficile per l'altro e bisogna approfittarla. Chiaro. Bellissimo, Dani. Io sono stracontento. Ho una curiosità, perché poi adesso andiamo anche a illustrare i caschi. Perché comunque cos'è il logo giapponese sopra il casco e perché l'avvicinamento comunque diciamo l'accostamento al samurai? Allora, Samurai è nata perché io ho visto questo film di Tom Cruise. Al 2004 mi sa che è il film, che ero in cinema ho visto questo film, mi è piaciuto molto i Che valori sarebbe l'ultimo samurai? No, sì, l'ultimo sì, samurai. e mi è piaciuto molto questi valori del film che avevano questi samurai, no? E poi mi trovavo in una situazione dove mh, con la stampa e così, il mio carattere e tutto, la gente non mi capiva, ma sì, mi segnalavano, no? Te sei così, non ridi, non fai il numero così dopo quando hai vinto, non sei poco espressivo, no? E mi trovavo in una situazione dove, ok, Ti davano delle etichette. sì, e questo film mi ha detto, ok, io devo rimanere su quella persona che sono io non posso fare quello che non mi viene Per gli naturale, no? altri. Per far piacere un altro, che io devo fare quello che Ok. faccio io, no?
È nato da lì. E poi la segna del casco vuol dire samurai, Ok. l'ha scritta qui. E sì, è andata così. Adesso lo voglio far vedere in camera perché noi di solito facciamo vedere i caschi e poi forse abbiamo delle domande. Sì, le abbiamo. Dai, Ma dai vorrei nostri- fare una dai domanda, nostri l'ultima, ospiti. proprio una curiosità mia. La vittoria più bella in MotoGP? Cioè, più emotiva, non lo so. Mm. O anche 2 o 3, dipende. Se stai scegliendo anche 2 o 3. Una molto emotiva è stata, ma non è stata una gara speciale, è stata Jerez 2017, ma venivo da un periodo molto difficile al 16 e poi battere lì a Marquez è stata una sensazione molto buona. Ma gara così divertente che al Giappone 2015 sul bagnato e anche la gara precedente con Valentino ad Aragon che abbiamo fatto la lotta lì, sì, è stato Tanta roba. è stata una gara che delle volte la riguardi e è una bella godi. sì. Anche Misano 2016, Sì. gran rimonta. Sì. Sì. Ah, Vale 2 o 3 momenti, ancora lo dice che insomma. Mi sono rimasti lì. Certo, c'è Diebo, va lì a un metro, diciamo, ha comunque quasi vinto e poi è arrivato Pedrosa che comunque a mettere il bastone tra le ruote, giustamente per te, insomma, ecco, non è che tanto qui ognuno corre per i cavoli suoi. Questo a me piace molto, che questo è l'attuale, Sì, giusto? sì, questo è l'ultimo. Pedrosa 2025. Bello. Molto bello, ma quest'anno fai qualche gara? No, quest'anno no. E possibilità di fare qualcosa da anche 26 o ormai. Non lo so a questo punto, dobbiamo aspettare un po', vediamo come va lo sviluppo. Anche un po' la Bega KTM, no? Un po'? Sì, C'è un po' di. sì. E poi vediamo col nuovo regolamento per l'850 che succede lì, con le gomme Pirelli, tutto quanto. Ma tra tester, non voglio sapere troppi dettagli che sicuramente non li potrei dire, ma le case stanno già provando No, non si può ancora. Ah, non si può provare? No, c'è un momento, c'è una data dove si può cominciare a provare la moto. Ma neanche le gomme? Cioè, Le gomme ancora non le abbiamo provato. Zero, ok, tutto chiaro. Sei curioso di quel momento? Perché si riparte completamente da zero lì. Sì, sono curioso, sì. Cioè, ali più piccole, moto un po' più piccole, gomme nuove, tutti i piloti che scadono i contratti. Stra curioso di vedere. Ragazzi, io sono molto contento di aver avuto oggi qui con me la leggenda Dani Pedrosa. Piacerone. Grazie a voi. Molto molto contento, grazie di nuovo. Ragazzi, succede solo a Mick Bubble, grazie a tutti, ci vediamo. Non dimenticate di seguirci. Ciao a tutti. Arrivederci. Bene così.